Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. Questo sarà un video dedicato ad utenti di livello principiante e continueremo il discorso già iniziato nel video precedente, quindi approfondiremo ulteriormente il comando foro, però questa volta descriveremo le differenti tipologie di fori che possiamo realizzare con questa funzione specifica. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi a Ingegnati e Crea. Il comando foro ormai sapete dov'è, è questo. Facciamo una breve panoramica dell'interfaccia utente di questo comando che ci propone le differenti tipologie di fori che potremo andare a realizzare: fori semplici, piatti, trapanati o di sketch, fori standard, dritti o rastremati, e possono essere maschiati, trapanati e di gioco. E come potete vedere, in diverse situazioni abbiamo la presenza di svasature e lamature. Per capire meglio però le differenti tipologie di fori, vi consiglio ovviamente di aprire o comunque di tenere sotto controllo questo menu, il menu forma, dove appunto viene mostrata quella che è la sezione del foro che state realizzando con tutti i suoi parametri che possiamo anche da qui andare a modificare. Cominciamo appunto con la prima tipologia di foro, che sarà un foro semplice e piatto, quindi è sufficiente selezionare questi due tasti. Un foro semplice e piatto sarà appunto un foro che presenta un fondo piatto, come se questo foro fosse realizzato ad esempio attraverso una macchina utensile con una fresa cilindrica, una fresa a candela. Andiamo a piattare il foro su questo modello che io ho già realizzato preventivamente, quindi scegliamo l'asse, premiamo CTRL e utilizzo un piano che sta in mezzo perché vi voglio mostrare un aspetto specifico. Adesso rispengo nuovamente i piani. Noterete che il foro è appunto un foro cilindrico col fondo piatto, ma lo vediamo meglio se rendo la profondità del foro inferiore alla profondità dell'oggetto, anche se questo sarebbe un foro poco realizzabile, però appunto questa è la caratteristica. Ovviamente su un foro semplice abbiamo pochi parametri da dover gestire, il diametro e la profondità. Però una cosa che possiamo fare su un foro di questo tipo è creare anche il secondo lato del foro, e anche da qui possiamo scegliere, come anche sul primo lato, che la profondità sia attraverso tutto e quindi passante, oppure cieca, quindi con una quota ben precisa, oppure fino alla superficie successiva che incontra, fino a un riferimento e così via. In questo caso gli diciamo attraverso tutto e confermiamo. Noteremo, e questa che è una novità delle ultime versioni di Creo, credo di Creo 10, rispetto alle versioni più vecchie, anche un foro semplice presenterà una nota 3D, mentre nelle versioni più vecchie queste note 3D erano presenti unicamente sui fori standard, quindi i classici fori ISO, UNC, UNF o altri. Vediamo una nuova tipologia di foro. Possiamo fare un foro semplice trapanato. A questo punto scelgo l'asse, premo CTRL, scelgo la faccia di partenza. Cosa vuol dire trapanato? Che la punta non sarà più piatta, ma sarà conica, e lo vediamo anche meglio nel menu forma. Sarà una punta conica, come se questo foro lo otteniamo utilizzando una punta da trapano, detta anche punta a forare, quindi una classica punta da trapano che possiamo avere anche dentro casa. Questa punta presenterà un angolo al vertice del cono di 118 gradi. Si può cambiare questo valore, si può anche cambiare quello che è il valore che ci viene proposto di default. Nel caso di un foro trapanato possiamo, per quanto riguarda la profondità del foro stesso, quotarla rispetto alla spalla del cono, come in questo caso, oppure rispetto alla punta, quindi all'estremità massima del foro stesso. Questo magari per tenere con un maggior controllo la profondità del foro stesso, evitando magari interferenze con geometrie che sappiamo essere a specifiche distanze dal piano di partenza del foro. Nel caso di fori trapanati, come vedete, abbiamo anche la possibilità di definire svasature in ingresso, oppure lamature sempre in ingresso, oppure entrambe. Se il foro è passante, possiamo anche definire svasature in uscita.
in questo caso è una sfasatura molto modesta, e andiamo semplicemente a incrementarla per renderla un pochettino più evidente. Come vedete, tutte le quote che sono relative alla sezione del foro le possiamo andare a gestire dal menu forma. Alcune, come la profondità, se non fosse passante, possiamo gestirla anche da questa casella che attualmente ovviamente non ci propone nessun tipo di valore. Confermo, continuo e vado sempre a selezionare asse, premo CTRL alla faccia di partenza e in questo caso vi mostro un foro di sketch. In realtà il foro di sketch credo che sia mediamente meno utilizzato di tutte le altre tipologie, però non si sa mai, in alcune situazioni ci può venire in aiuto. Il foro di sketch in effetti ci consente di definire con la massima libertà possibile il profilo del foro stesso, ovvero quella che è la sezione che per rotazione intorno all'asse scelto andrà ad asportare materiale e quindi a generare un foro anche con una forma particolare. Per definirlo basta cliccare su Sketch. Entriamo in un ambiente di sketch parallelo, qui dobbiamo definire un asse di mezzeria verticale e una figura chiusa che sta da un lato di questo asse, che rappresenterà la geometria che per rotazione andrà ad asportare materiale. Io adesso sto definendo con un po' di fantasia questa figura, ovviamente vado a cambiare un pochettino di quote per non renderlo troppo piccolo. Cambio anche questa, facciamo che gli diamo un 6 e direi che adesso non ci perdo troppo tempo e confermo. Quindi abbiamo fatto un foro totalmente personalizzato e definito interamente da Sketch. Un piccolo cenno: se facciamo spesso fori totalmente personalizzati e quindi non sono standard, possiamo eventualmente andare ad arricchire una libreria di Sketch per poterli avere sempre a disposizione. Confermo. Faccio a questo punto un foro standard, perché abbiamo finito la tipologia di fori semplici. Vado a fare un foro standard. Anche qui apro il menu forma e il foro standard ci consente di accedere a una libreria di standard di fori. In questo caso è una libreria molto limitata a mio avviso, perché abbiamo fori ISO, fori UNC e UNF, però non vi preoccupate, vedremo magari in video successivi di approfondimento come personalizzare questa libreria di fori e arricchirla di altri standard che in realtà sono già presenti nella directory di installazione di Creo, quindi basta semplicemente recuperarli e metterli in una cartella specifica. Oltre a questo vedremo magari anche come personalizzare in base alle proprie esigenze anche le note 3D che vengono mostrate sui fori. Ok, abbiamo scelto un foro dritto, standard e maschiato. Scegliamo appunto lo standard, prendiamo il foro ISO, andiamo a scegliere una dimensione, io direi di prendere un M6x1 e come vedete, oltre a scegliere la tipologia di foro, quindi il suo diametro e anche il passo in questo caso, possiamo scegliere quella che è la profondità del foro. Anche qui possiamo gestire che la profondità sia definita sulla spalla o sulla punta. Possiamo anche, e tenete conto ovviamente che un foro filettato verrà rappresentato da una cosmetica, ovvero da una superficie che rappresenta il diametro nominale della filettatura e che è rappresentata simbolicamente da questa linea tratteggiata. Se il preforo è passante, abbiamo anche qui una possibilità di gestire la profondità di filettatura, che in questo caso è 12, ma può essere anche definita fino a un riferimento che andiamo a selezionare, o può essere anche passante. Ovviamente, visto che viene rappresentata con una cosmetica, la filettatura non verrà modellata nella maniera più realistica che possiamo immaginare, quindi con una scanalatura elicoidale, ma viene unicamente rappresentata dalla cosmetica, che appunto, come ho già accennato, sarà una superficie cilindrica con un diametro pari a quello nominale della filettatura stessa. Non ho piazzato il foro, è per questo che non mi consentiva di andare avanti.
Quindi piazzo il foro e ovviamente nella nota del D mi viene mostrato il fatto che si tratta di un foro standard metrico, quindi con normativa ISO. Non vedo la cosmetica, vi chiederete perché? Perché la visualizzazione è una visualizzazione ombreggiata, le cosmetiche in Creo si vedono solo in visualizzazione non ombreggiata. Non vi preoccupate perché queste superfici cosmetiche sono quelle che nella messa in tavola verranno rappresentate correttamente sia in sezione che nella vista in pianta con una circonferenza a 3/4 come appunto vuole la normativa. Ritorno alla visualizzazione ombreggiata, premo di nuovo la funzione foro e vi mostro anche il fatto, definendo l'asse e la superficie di partenza, che possiamo fare un foro standard di gioco. Allora in realtà possiamo fare anche un foro trapanato, andremo a vedere standard e trapanato, che semplicemente è un foro che presenta le stesse caratteristiche del foro standard che abbiamo scelto. Riprendiamo l'M6x1, però non presenterà la cosmetica e quindi sarà un preforo semplicemente con diametro 5 e una profondità che possiamo scegliere, quindi un pochino meno interessante di quello che vi potreste aspettare. Invece secondo me più comodo è il foro di gioco, ovvero partendo da uno standard, appunto il solito M6x1, lui ci proporrà un foro che servirà sostanzialmente a far passare la vite attraverso il foro stesso, perché si dovrà magari impegnare su una piastra sottostante, non a martellate, perché ovviamente se vogliamo far passare una vite M6 è bene che non facciamo un foro esattamente da 6. È vero che le viti in genere sono un po' più piccole della loro dimensione nominale, di qualche decimo più piccolo, però meglio evitare che il foro abbia lo stesso diametro del diametro nominale della vite che ci deve passare attraverso, e quindi in genere si utilizzano fori di gioco. In questo caso infatti abbiamo un adattamento massimo, quindi un minimo gioco, e il foro sarà un 6,40. Se invece ma scegliere un adattamento medio sarà un 6,60 oppure un adattamento libero da 7. Ovviamente questo valore poi comunque è anche editabile con la massima libertà da parte vostra, quindi possiamo anche qui confermare. Anche il foro di gioco presenta la possibilità di fare svasature e lamature oppure solo lamature. Ovviamente è bene che sia in realtà un foro passante, e nel caso in cui sia un foro passante possiamo definire anche svasature in uscita. E di nuovo confermo. Vediamo altri esempi. Quindi di nuovo riprendo il comando foro, seleziono l'asse e la superficie di partenza. In questo caso vado a fare un foro standard e scelgo una tipologia diversa, ovvero un foro rastremato. Un foro rastremato si appoggia agli standard ISO_7/1 oppure NPT o NPTF. Cosa sono i fori rastremati? Sono fori filettati conici in cui appunto il loro diametro va a ridursi e quindi sono dei fori rastremati di tipo conico. Questi sono fori ovviamente filettati, normalmente che io sappia utilizzati in idraulica, perché proprio per il fatto che sono rastremati consentono una tenuta stagna. Ok, anche questo sarà un foro filettato, quindi presenterà una sua cosmetica. Ultima cosa che vi volevo mostrare sui fori, e vado a fare un foro sull'ultimo asse che abbiamo a disposizione, ne salto uno solo per questioni di visibilità. Scelgo un foro standard, magari svasato, magari con una dimensione che non sia la M1x25 che è un po' troppo piccola. Scegliamo un M6, quindi la svasatura è quella da normativa che viene proposta. Una cosa che possiamo fare sostanzialmente su tutti i fori è la possibilità di abilitare la rappresentazione leggera, che una volta che la premiamo mentre stiamo definendo un foro non ci viene immediatamente mostrata, ma apparirà quando confermo il foro. La rappresentazione leggera è una rappresentazione del foro in modalità leggera, che quindi impegna meno le risorse hardware del vostro computer, soprattutto quando
dobbiamo andare a realizzare diverse decine se non centinaia di fori magari su un elemento, quindi vogliamo rappresentare i fori in maniera più semplice proprio perché non si vadano a creare dei rallentamenti inutili. In realtà questo tipo di rappresentazione può avere anche una finalità in alcuni tipi di modellazione e di progettazione di assiemi, ad esempio in ambito multibody, ma ne parleremo in un secondo momento. Il foro a peso leggero viene rappresentata con un'iconcina nel labbro del modello leggermente diversa. Lo posso comunque selezionare e col tasto destro ritornare a una rappresentazione del foro che sia solida, che quindi ci viene poi mostrata. Oppure nuovamente posso ritornare a una rappresentazione del foro leggera. E questo vale per tutti gli altri fori che ho fatto fino adesso. Ok, direi che per quanto riguarda la seconda parte del video dedicato alla funzione foro è tutto, e quindi concludo qui il video e vi do un abbraccio a tutti.